Sentite il vento? Tempo da lupi! Mi mancano solo 2 settimane prima dell'inizio della gara. Questo avrebbe dovuto essere un weekend in cui avrei dovuto andare a provare una lunga percorrenza da 100 km con 2000 e passa metri di dislivello, e invece mi sono svegliato con neve, un vento incredibile, meno 4 gradi. Le mie condizioni di forma quali sono? Grande punto interrogativo, non lo so, non ho proprio idea. Ce la farò? Boh! Quello che sto facendo questo weekend è sto provando le barrette energetiche per vedere quelle che creano meno gas, anche perché dopo non so se avete provato a fare una competizione in cui prendete barrette energetiche per 6 ore, finite la gara che avete vavavuma, certi sballottolamenti interni, ma la cosa brutta è che dopo la gara sono previsti 40 minuti di massaggi in cui ti ficcano le dita dentro per tirare via l'acido lattico, ma quello è il minimo. La grande problematica è stringere il bus del cul, come dicono a Milano, e non fare i vavavu mentre ti massaggia. Quella è veramente la condizione più spaventosa per il massaggiatore. E comunque, parlando col meccanico di Schurter, Kurt, lui mi diceva cose interessanti, questo tipo qua. Questa è una storia pubblicata su Instagram circa 3 settimane fa dallo Scott Mountain Bike Racing, in cui si vedeva il team Scott allenarsi già sui trail sudafricani. Quindi, a differenza mia che sto schiattando dal freddo, loro sono già lì al caldo. Lui è Kurt, meccanico di Nino Schurter, con cui abbiamo girato insieme a Massa Marittima solo 10 mesi fa e che ritroveremo in Sudafrica. Il setup delle bici è stato fatto da Kurt, non un cucco qualunque, ma il tecnico ufficiale Scott SRAM che segue il team in tutte le gare. Grande uomo, una persona gentilissima e da cui ho imparato un'infinità di cose. Ragazzi, il setup della Spark è questo, Non ho mai fatto un setup così, Non hai mai fatto così preciso. Tecnico ufficiale Scott. Stiamo settando il SAG, fatture digitali, le pressioni. Normally you can measure the sag with this one, Okay. but it's not so precise. For that, in the team, we measure with the tool. Okay, 25%. You also. Quindi saga al 25%. Tutto elettronico. Non scherza niente. Stesso servizio di Nino. Good. Vai, vola. Beh ragazzi, abbiamo Kurt con noi! Parlando con Kurt, gli avevo rivelato che era nostra intenzione partecipare alla Cape Epic e lui mi parlò del profondo rispetto che aveva nei confronti degli amatori che partecipano a questa gara e mi faceva notare quali fossero le differenze tra i professionisti e gli amatori. I professionisti partono all'alba con temperature fresche e chiudono il giro in circa 3-4 ore, quindi poco prima del caldo torrido di mezzogiorno. Gli amatori invece partono a mattino inoltrato, pedalano quindi nelle ore più calde della giornata e chiudono normalmente il giro dopo circa 6 ore di percorrenza, quindi nel primo pomeriggio. Ma le problematiche non finiscono qui per gli amatori, perché una volta arrivati c'è da fare la coda per il mangiare e per fare la doccia. Mentre i professionisti, una volta arrivati, si tuffano nel loro camper per rifocillarsi subito con bevande proteiche, doccia, massaggio e pranzo, per poi utilizzare tutto il pomeriggio per recuperare al meglio. Quindi certo sono campioni, sono fortissimi, vanno doppio di noi, ma hanno anche tante agevolazioni in più rispetto a noi poveri comuni mortali. Io e Piero non staremo al Race Village, siamo stati ammessi alla gara come media team, quindi per poter ricaricare le batterie delle telecamere, scaricare il materiale audiovisivo registrato sul laptop e avere delle connessioni internet decenti per pubblicare storie e resoconti della giornata, sarebbe risultato veramente difficile per noi gestire il tutto nelle tende fornite dall'organizzazione. Quindi abbiamo fatto un upgrade del pacchetto e dormiremo nei bed and breakfast.
Cosa significa ciò? Che saremo riposati e andremo più forti dei professionisti, chiaro, no? La speranza almeno quella di dormire bene e cercare di recuperare il più possibile.